Quante ore al giorno perdiamo utilizzando eccessivamente il cellulare, i social e scrollando app inutili? Ci sono tanti modi di poter utilizzare il cellulare, tra cui vari modi estremamente più produttivi rispetto che scrollare ogni giorno sui social. Questa abitudine portata nel tempo porta solamente a degli svantaggi che possono essere quello di dormire poco, di non riuscire a concentrarsi o di avere ogni volta che c'è una situazione di difficoltà il bisogno di dover stare sul telefono a scrollare. Quindi se ti riconosci nell'essere una persona che passa eccessivamente tempo al cellulare ogni giorno, ci sono varie cose che puoi fare per renderlo più produttivo o per diminuire direttamente il tempo che passi ogni giorno al telefono. Se il tuo caso è quello di non riuscirsi proprio a staccare dal cellulare, devi applicare il concetto del burn the boats, cioè di bruciare le navi. Il concetto di bruciare le navi vuol dire di bruciare, quindi di eliminare qualsiasi cosa che potrebbe portarti a ricadere nella tentazione, in questo caso che potrebbe portarti a ricadere a passare tempo sul cellulare. La cosa più banale ovviamente è quella di tenerlo lontano dalla propria postazione, quindi nel caso in cui tu debba studiare, metterlo lontano dalla tua scrivania o comunque al di fuori della tua stanza, così che tu non possa arrivare al tuo telefono facilmente e che tu non abbia possibilità appunto di distrarti. Per alcuni il telefono è una vera e propria dipendenza e questa è una cosa negativa perché molto spesso porta alla perdita di attenzione, quindi a non riuscire magari a studiare o a svolgere un lavoro per un lungo periodo di tempo. Ci sono persone che addirittura non riescono a godersi un film, a guardarsi una serie TV senza dover stare sempre a controllare il cellulare, delle notifiche che non esistono o comunque persone che non riescono a passare davanti a un gruppo di persone della proprietà senza dover controllare il telefono o aprire Instagram impulsivamente. Ci sono alcune app che ti possono aiutare in questo processo e la maggior parte di queste utilizza un timer che tu setti precedentemente al blocco del cellulare, così che tu non possa in alcun modo sbloccarlo nel periodo in cui tu devi distrarti dal telefono. A questo proposito c'è un'altra app che invece utilizzo personalmente e che mi sento davvero tanto di consigliare, che sarebbe Screen Zen, ed è un'app che ti consente di settare un numero di volte che puoi aprire un'applicazione durante il giorno. Ad esempio io ho bloccato sia Instagram che TikTok. Queste due app le posso aprire solamente 5 volte al giorno, ogni volta per 5 minuti. Questo ti consente di scrollare e di guardare ciò che davvero ti interessa in quei 5 minuti, che sono appunto un tempo limitato, senza stare lì a perdere la concezione del tempo e a dimenticarti addirittura perché hai aperto i social. Quindi è un'app che davvero mi sento di consigliare, anche perché ci sono molte persone che hanno davvero tanta difficoltà a bloccare il proprio tempo sui social. Quest'app quindi, dopo il determinato numero di volte che tu hai settato per poter aprire quell'applicazione, non ti consentirà più di aprirla. Puoi avere il blocco sia per 24 ore, quindi ogni mezzanotte il numero di volte si resetta, oppure puoi decidere tu gli orari in cui impostare il blocco e quindi anche di conseguenza gli orari in cui il blocco non ci sarà. Passiamo subito alla FOMO, la Fear of Missing Out, cioè la paura di perdersi qualcosa. Questo è ciò che porta le persone, la maggior parte delle volte, a fare un uso spropositato dei social. Quindi la paura di starsi perdendo un'attività divertente, ad esempio soprattutto la domenica. Magari dopo una giornata stancante ci sei tu che sei nel letto a non fare niente, a riposarti, e però ti senti comunque in colpa perché vedi le storie di altre persone che magari la sera prima sono andate a ballare o che comunque quel giorno sono al mare, che sono uscite e che stanno facendo un altro tipo di attività differenti dalla tua fuori dalla casa. È in questi casi che si è sempre più inclini a continuare a guardare storie di altre persone, a sentirsi tristi per la situazione in cui si è, quindi in una situazione magari più pacifica dove non si sta facendo nulla di divertente, non si è con gli amici o comunque nessuna attività particolare. Questo porta non solo a guardare storie, a guardare TikTok continuamente delle altre persone, ma addirittura a stare sempre col bisogno di dover contattare qualcuno, di parlare con qualcuno su WhatsApp o su qualsiasi altro social solamente per sentirsi in compagnia o in contatto con persone che stanno facendo qualcosa di diverso da te. Questo porta alla perdita di consapevolezza del sé e porta a non riuscire a stare con se stessi, a non riuscire ad annoiarsi, appunto a non riuscire a concentrarsi. Torniamo al concetto di prima. Non si è più in grado di stare là senza far niente, di apprezzare il silenzio. Ci colleghiamo così alla JOMO, cioè Joy of Missing Out, che è appunto il contrario della FOMO, cioè la gioia di starsi perdendo qualcosa, di guardare quelle storie ed essere invece contenti della situazione in cui ci si trova. Bisogna quindi abbracciare il momento presente e godersi il fatto di non stare invece a mettere una storia, riuscire a godersi un momento senza dover per forza fare una foto da pubblicare e da far vedere ad altre persone che magari sono in un momento in cui provano FOMO oppure sono semplicemente lì a scrollare. Quindi bisogna eliminare quel bisogno
dimostrare agli altri cosa si sta facendo solamente per far vedere che si sta facendo qualcosa. Questo concetto è sbagliato perché ognuno vive la propria vita, magari in un giorno in cui tu stai facendo la cosa più divertente del mondo, c'è un'altra persona che invece si trova nel proprio letto a non fare assolutamente niente. Quindi perché paragonare la propria vita a quella che le altre persone mostrano sui social, che non è nemmeno la vita reale? Bisogna infatti apprezzare le situazioni in cui tu ti trovi in un determinato momento, apprezzare i momenti di riposo, apprezzare il distaccarsi dai social, magari mettere il telefono in un'altra stanza, stare lì a godersi il momento di pausa. Ed è una cosa che si sta perdendo sempre di più, ed è per questo che c'è sempre più bisogno di JOMO, di joy of missing out, di perdersi le occasioni ed esserne felici, ma non esserne felici perché è un concetto egoistico, ma esserne felici perché non c'è quel fatto di dover per forza stare a fare qualcosa e di doverla appunto per forza mostrare agli altri, come se si dovesse dimostrare agli altri che la propria vita è più interessante di quella degli altri, ma non è così, perché ognuno ha la propria vita, ognuno ha dei ritmi diversi, ha delle cose da fare diverse, abitudini diverse, e appunto bisogna trovare delle abitudini e dei punti di incontro per rendere la propria vita il più profittevole possibile per ognuno di noi, perché non è che a me sta bene quello che sta bene agli altri, ognuno ha le proprie esigenze e in base a quello si struttura la propria vita. Quindi basta FOMO, basta fear of missing out, perché non ci deve interessare quello che fanno gli altri e bisogna accogliere invece la JOMO. Quello che invece mi sento di dire è che i social non devono essere eliminati, quindi ok il concetto di allontanare il telefono quando bisogna fare qualcosa di importante, ma nel momento in cui ci si trova senza dover far niente, è là che i social diventano utili, è là che i social possono essere fonte di ispirazione, magari per sviluppare una nuova abitudine, per fare una nuova attività o per sviluppare delle nuove abilità attraverso invece delle abitudini nuove. Quindi i social non sono solamente una cosa negativa da eliminare per sempre, anzi sono delle risorse molto importanti. Uno dei social che secondo me è il più importante, il più efficiente per prendere ispirazione è appunto Pinterest. Penso che questo lo conoscono ormai tantissime persone, ma non è usato da molti in realtà rispetto alle app che invece sono un po' più tra virgolette stupide o le app che subito ti fanno perdere la concezione del tempo. Pinterest è un'applicazione dove tu davvero puoi prendere ispirazione già da quando entri, sei ispirato, vedi cose che ti piacciono, cose che sono collegate a ciò che tu hai cercato in precedenza. Quindi è un'app molto molto utile secondo me, è un'app davvero buona ed è l'app che io utilizzo per fare journaling e quindi per prendere dei prompts quando magari non riesco a scrivere io in maniera spontanea. In conclusione, non penso che i social siano appunto solamente una assoluta cosa negativa, ma io uso i social, però utilizzo anche il blocco appunto con ScreenZen, quindi sono cose che come tutti io uso. Sarebbe da me non utilizzare i social, li ho sempre usati. Ho notato che ultimamente ero in un periodo in cui li utilizzavo davvero troppo e per questo ho installato ScreenZen, che mi consente di darmi un contegno e comunque di essere consapevole di cosa sto guardando, di cosa sto cercando, del tempo che passo ogni giorno su ogni social. Quindi per questo video è tutto, in descrizione trovate il link per l'app che utilizzo io per bloccare i social e ci vediamo al prossimo video.